Ciao a tutti, sono Morgan ed ora vediamo come risolvere il problema dell'umidità sulla lente. Penso che sia capitato anche a voi come a me durante una sessione di fotografia in montagna, ad esempio, di vedere a un certo punto la lente appannarsi o formarsi dell'umidità. All'inizio io questo problema lo risolvevo pulendo ogni volta la lente con lo straccio, ma non è comodo perché se mi capita di fare fotografie con un intervallo di 5 secondi tra una e l'altra diventa oltretutto fastidioso e poi si rischia anche comunque di rovinare un'intera sessione di fotografia, perché mentre che sto pulendo mi scatta la macchina fotografica, mi rovina tutta la sequenza. Ovviamente potete capire anche la delusione di aver fatto tanta strada, aver montato tutta l'attrezzatura e ritornare a casa con niente in mano. Allora ho deciso di provare questa fascia anticondensa. Devo dire che comunque funziona veramente bene. Ecco qua la nostra fascia anticondensa. Quella che ho acquistato io è un modello standard, ma ne trovate di più lunghe e più larghe in base al tipo di ottica che usate voi. Semplicemente questa fascia anticondensa collegando su una power bank, mi raccomando non collegatela sul computer, ok, ma su una power bank, rilascia un leggero calore sulla lente ed evita la formazione di condensa e umidità. Vediamo come va applicata. In questo modello la parte blu va verso l'interno. Dunque per questo modello c'è una fascia a strappo dove va agganciata alla superficie esterna della fascia anticondensa. Questa fascia deve essere il più possibile vicino alla lente, quella frontale, perché poi alla fine è lì che abbiamo il problema dell'umidità. Una volta poi attaccata la power bank, rilascia, come abbiamo detto, un leggero calore e evita la formazione di condensa. Quindi voi potete fare poi tutta la vostra sessione di fotografia durante la notte in tranquillità senza aver problemi. Infatti io l'ho provata tantissime volte e la lente rimane lucida senza nessun alone, umidità o di condensa. In commercio troviamo vari tipi di fasce anticondensa, come ho detto prima, sia in dimensioni sia in lunghezza, ma anche come attacco. Ad esempio in questa fascia che uso io, attacco USB, quindi va attaccato direttamente alla power bank. Mentre ci sono delle fasce anticondensa che hanno un attacco RCA e va attaccato a un controller dove possiamo controllare la temperatura di riscaldamento, cosa molto comoda, però comunque siccome io adoro la semplicità ho preferito optare per una fascia anticondensa con l'USB attaccando semplicemente alla power bank. Per alimentare la fascia anticondensa uso la power bank della Anker, che allegherò il link sotto il video, che ha 20.000 e 100 mAh. Io ho provato varie volte e riesco a fare 8 ore di fotografia senza problemi con la fascia sempre attaccata. Quindi direi che consuma anche molto poco. Poi alla fine è semplicemente una piccola resistenza dentro che riscalda, niente di particolare. Occhio però, perché questa fascia anticondensa va usata solo quando facciamo una sessione di fotografie. Però quando abbiamo riposto tutto dentro il nostro zaino e passiamo da un ambiente caldo a freddo e viceversa, dobbiamo stare un attimo attenti, perché può formarsi sia umidità all'esterno della lente che anche all'interno.
all'interno è molto più rognosa perché si può avere la formazione di funghi, il che è molto rognoso perché vorrebbe dire prendere la lente, portarla in centro assistenza, loro la smontano e tutto, puliscono, e poi anche il costo comunque dell'assistenza tecnica. Quindi quello che mi raccomando è avere ugualmente cura delle nostre lenti. Infatti nel prossimo video vi farò vedere un kit per pulizia adatto sia per le lenti che per il sensore. Siamo arrivati alla fine. Innanzitutto, come sempre, vi allegherò il link sotto il video nella descrizione per altre caratteristiche tecniche della fascia anticondensa. Poi volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti e per tutti coloro che seguono il mio canale, e vi auguro buona continuazione e ci vediamo col prossimo video. Ciao!